a tutti e bentornati su Lernamo! No, non sono impazzita, ma voglio soltanto darvi una piccola anticipazione dell'argomento di questo video. Infatti, durante le mie lezioni capita molto spesso che i miei studenti vogliano raccontarmi i loro progressi fatti in palestra, oppure capita altrettanto spesso che uno straniero che sta imparando l'italiano venga in Italia e decida di andare in palestra. Cosa succede? Come si parla in questo caso? Quali sono tutte quelle parole e quelle espressioni da conoscere? Credetemi, non è affatto facile. Tra tartarughe, tapirulan e bilancieri è davvero tanto difficile riuscire a districarsi. Perciò in questo video andremo a vedere tutta una serie di parole e di espressioni che hanno a che fare con la palestra. Così che non sapere la lingua non sarà più una scusa e un ostacolo alla vostra forma fisica. Cominciamo subito con le attività da palestra. Allenarsi o fare allenamento o ancora allenare una parte del corpo. Queste espressioni indicano il fare degli esercizi fisici come quelli che sto facendo io allo scopo di mantenere la propria forma fisica o, se sono concentrati su una parte del corpo, andare a rafforzare tale parte, nel mio caso le braccia. Ancora, definire. Cosa significa questo verbo nel contesto della palestra? Ebbene, indica una pratica motoria che ha l'obiettivo di ridurre al minimo la percentuale di massa grassa e di incrementare invece al massimo la percentuale di massa muscolare. Poi abbiamo dimagrire o perdere peso, che è un po' l'obiettivo della stragrande maggioranza delle persone che frequentano la palestra, e cioè quello di bruciare calorie e grassi allo scopo di diventare più magri, perché magari si ha qualche chilo di troppo. Fare cardio. Personalmente lo odio, ma sta per allenamento cardiovascolare. Ed è un tipo di attività fisica in cui l'apparato cardiorespiratorio è sottoposto a stimoli allenanti. Questo tipo di allenamento è composto da esercizi di aerobica che hanno lo scopo di andare ad aumentare il vostro fiato, creando quello che comunemente in italiano viene chiamato fiatone. Per intenderci, quello che sicuramente avrete se salite a piedi e velocemente 3 o 4 piani di scale. E il risultato sarà lo stesso se fate per esempio 50 jumping jacks, o se saltate con la corda, o se fate degli jump squat, o in generale se saltate. Ecco, fare pesi, che significa allenarsi utilizzando appunto dei pesi. E in questo caso si possono utilizzare degli attrezzi come i manubri, e cioè aste di metallo a cui vengono attaccati, a cui vengono aggiunti dei pesi, o i pesi sono già saldati e fanno già parte dell'asta di metallo, oppure bilancieri, che sono delle aste di metallo molto più lunghe che possono essere caricate alle estremità con dei dischi di ghisa via via sempre più pesanti. Ebbene, questi attrezzi vanno sollevati e abbassati
con le braccia, qualche volta anche con le gambe. La differenza principale tra manubri e pesi è che i manubri, essendo più piccoli, vengono sollevati con una sola mano, mentre per i bilancieri avremo bisogno di entrambe le mani. Prossima espressione: metter su peso, metter su massa muscolare, ingrossarsi. Questi sono un po' gli obiettivi del bodybuilding, e cioè chi frequenta la palestra non per dimagrire, ma per accumulare muscoli. L'aggettivo più adatto per una persona che fa questo tipo di esercizi, anche se non a un livello troppo professionale, è muscoloso, che indica appunto che i propri muscoli sono forti, saldi, ben visibili. Piccola chicca, dovete sapere che se una persona è muscolosa a livelli un po' esagerati, in italiano può essere definita palestrata. Ancora, mettersi in forma o rimettersi in forma è l'obiettivo della maggior parte delle persone che frequenta la palestra, e cioè dimagrire, creare un bel fisico, una bella forma, tonificare il proprio corpo, evitare che sia troppo molliccio, ma in realtà anche semplicemente fare degli esercizi per sentirsi meglio, per sentirsi più sani, più vivi. Rimettersi in forma vuol dire tornare in palestra, tornare ad allenarsi dopo un periodo in cui non si è fatto nulla o un periodo in cui si è preso peso. L'aggettivo collegato è appunto in forma. Il contrario è fuori forma. Essere fuori forma vuol dire essere poco allenati, avere del grasso non necessario qua e là. Riscaldarsi o fare il riscaldamento. E questo indica fare tutti quegli esercizi propedeutici all'allenamento vero e proprio, cioè quegli esercizi che vanno appunto a riscaldare il nostro corpo, a prepararlo per gli esercizi più duri, più mirati e quindi più difficili. Ed è sempre importante farlo prima di un allenamento per evitare degli strappi muscolari o problemi di altro genere, dolori fisici veri e propri. Per chi non lo sapesse, uno strappo muscolare si genera quando chiediamo al nostro muscolo di fare uno sforzo eccessivo che non è ancora pronto a fare, e questo sì, fa molto male. La prossima espressione, o meglio il prossimo verbo, è tonificare, che significa rafforzare, rinvigorire i muscoli, in modo da avere un corpo non caratterizzato da curve, come possono essere quelle del grasso, ma caratterizzato da linee. Un sinonimo è il verbo scolpire, che in realtà viene un po' anche dalle statue, è quello che si fa con le statue, quindi si va a delineare delle forme precise. L'aggettivo poi per indicare un corpo di questo tipo è tonico o scolpito. Adesso vediamo un po' di sostantivi legati alla palestra. Cominciamo subito con quelli che tutti sognano quando vanno in palestra, gli addominali. Questo termine fa riferimento in generale ai muscoli dell'addome, quindi questa parte qui, che sono sempre lì per tutti, ma ovviamente tendono a essere più definiti, più tonici per chi si allena in palestra.
E in realtà questa parola va anche a indicare l'insieme degli esercizi mirati proprio a scolpire questi muscoli. Infatti, nella palestra si dirà semplicemente fare gli addominali, che significa appunto eseguire tutti quegli esercizi per scolpire gli addominali. Cos'è invece un attrezzo? Avete presente quando entrate in una palestra? Bene, trovate una grande sala con tante macchine, tanti oggetti. Bene, ognuno di loro è un attrezzo. Quindi tutto quello che si trova in una palestra e che potete utilizzare per allenarvi, per fare degli esercizi, quelli sono gli attrezzi. Se invece vi state allenando senza alcun attrezzo, allora il vostro allenamento sarà a corpo libero. In palestra, invece, un circuito è un allenamento composto da una serie di vari esercizi che vengono svolti di fila, senza pause o con pause molto brevi. Per esempio, un circuito può essere composto da 10 esercizi, ognuno che deve essere effettuato in 45 secondi con 15 secondi di pausa tra uno e l'altro. Questi circuiti possono anche essere ripetuti. La cyclette, sì, con la pronuncia francese, cyclette, che non è altro che un attrezzo sportivo che da fermo simula il movimento che si fa quando si utilizza una bicicletta. E questo è perfetto per l'allenamento cardiovascolare del proprio corpo, che è esattamente quello che si fa quando si va in bici. L'allenamento incentrato sulla cyclette si chiama spinning. Sì, usiamo la parola inglese. La dieta. In realtà questa parola in generale indica tutto quello che una persona mangia nell'arco della propria giornata. Per esempio, si può dire che una persona segue una dieta mediterranea e significa che quello che mangia sono generalmente cibi provenienti dall'area del Mediterraneo. Oppure una persona può seguire una dieta vegana, una dieta vegetariana. Quindi indica in generale tutto quello che quella persona mangia. Ma nell'ambito specifico della palestra, la dieta può anche essere l'insieme degli alimenti che una persona mangia nell'arco delle sue giornate, destinato però a dimagrire, a perdere peso o comunque a mettere su massa muscolare. Quindi a seconda dell'obiettivo una dieta può essere proteica, dimagrante e così via. Cosa sono invece le flessioni o i piegamenti? Sono esercizi durissimi che consistono nell'avere le mani sul pavimento, il corpo teso, quindi le gambe tese e chiuse, e non bisogna fare altro che piegare le braccia, mentre si rimane sempre tesi con il proprio corpo. Il proprio corpo deve quindi fare questo. La versione principiante di questo esercizio è eseguirlo con le ginocchia appoggiate sul pavimento. Adesso un'espressione anche un po' romantica, le maniglie dell'amore. Lo so, sembra una cosa bella, ma dipende, non sempre è così bella. Infatti questa espressione, che sembra anche molto poetica e molto romantica, fa riferimento al grasso che si accumula sui fianchi
e che non è sempre molto bello da vedere se ci si mette, per esempio, dei pantaloni troppo stretti. Ma perché mai questo grasso si chiama così? Perché in momenti particolarmente passionali è un po' la zona che viene afferrata dalle mani, no? Ancora abbiamo la panca o la distensione sulla panca piana. La panca è proprio l'attrezzo utilizzato per questo esercizio di distensione. È un esercizio fisico che si effettua mentre si è distesi appunto su questa panca e che si realizza con i pesi. Ancora la pancetta, che no, non è quella buonissima che si mangia per esempio in molti piatti, cioè ovviamente la parola indica anche quello, ma nel contesto della palestra fa riferimento invece al grasso addominale, quello che si concentra nella parte inferiore dei nostri addominali e che molte persone vogliono perdere andando in palestra. Invece, per l'istruttore di fitness personale, quindi la persona che si dedica solo a noi e ci dice quali esercizi fare per quelli che sono i nostri obiettivi, è il personal trainer. Sì, usiamo la parola inglese anche in questo caso. Cosa sarà invece la scheda in palestra? Non è altro che la tabella di marcia per chi va in palestra, e cioè una lista di esercizi preparati appositamente per una persona, per i suoi obiettivi, che presentano una serie di esercizi, quindi una lista di esercizi con la tipologia, con il tempo o le ripetizioni da effettuare. Sono chiaramente preparati da un personal trainer, quindi da una persona competente, e generalmente hanno anche un determinato limite di tempo entro il quale doverli realizzare per vedere i primi risultati. Io ho menzionato questa parola prima, e cioè la parola serie, ma cos'è? La serie è composta da un certo tipo di esercizi svolti consecutivamente, in un certo ordine fisso. In una serie ogni esercizio viene effettuato per un certo numero di volte e queste si chiameranno ripetizioni. Lo stretching. Qui abbiamo anche una versione italiana che sarebbe l'allungamento, ma è molto più comune sentire la versione inglese. Questo si effettua generalmente all'inizio o soprattutto alla fine di un allenamento ed è quella fase che consiste nel realizzare una serie di posizioni del corpo mantenute per un certo periodo di tempo, almeno 15 secondi, che sono specifiche con la funzione di andare ad aumentare la flessibilità del proprio corpo, incrementando la capacità di movimento e riducendo la tensione muscolare. Il tapis roulant, anche in questo caso versione francese, pronuncia francese. Il tapis roulant è un attrezzo, quello che permette di camminare o correre sul posto con diverse velocità e pendenze. La tartaruga. Cosa c'entra un animale con la palestra? No, in realtà non c'entra nulla. Infatti, se stiamo parlando del contesto di palestra e viene fuori la tartaruga, questo non ha niente a che fare con l'animale marino o terrestre, ma indica semplicemente l'aspetto visivo che gli addominali scolpiti hanno, che infatti vedendoli bene sembrano quasi come il guscio di una tartaruga. La persona che ha questo tipo di addominali scolpiti, in italiano, ha la tartaruga. E infine abbiamo le
trazioni alla sbarra. Questo è un tipo di esercizio che si effettua a corpo libero e consiste nel sollevare il proprio corpo mentre si è attaccati con le mani a una sbarra. Bene, questo è tutto per questo video, ma adesso voglio sentire voi. Quali sono le vostre esperienze con la palestra? La odiate? La amate? Ci andate? Non ci andate? Scrivetemi una frase che sia vera su di voi nei commenti. Anche se non andate in palestra, scrivetemelo, sono molto curiosa. Se invece siete ancora desiderosi di imparare delle nuove parole in italiano, non perdetevi il video sul vocabolario dei veicoli in italiano, che trovate come sempre in alto nella card o giù nella descrizione. Se invece cercate delle altre informazioni sulla lingua, sulla grammatica o sulla cultura italiana, non dimenticate di passare da learnamo.com, dove ci sono anche tanti esercizi automatici solo per voi. E non dimenticate di seguire Learnamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest e su TikTok per tutti gli altri contenuti esclusivi. Noi invece ci rivedremo prestissimo in un nuovo video. Ciao!